Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice, appassionata della lingua e cultura italiana, ed in questo video parleremo dei dialetti italiani. L'italiano nasce dal latino volgare che con il passare del tempo si frantumò in moltissimi dialetti diversi tra loro e che diedero vita alle lingue parlate tuttora, una tra le quali proprio la lingua italiana. A partire dal XIII secolo le opere letterarie di Dante, Petrarca e Boccaccio diedero un enorme prestigio alla lingua letteraria nella quale erano scritti, ovvero il fiorentino del Trecento. A partire da quel momento, quel tipo di lingua, cioè quel fiorentino, cominciò ad essere parlato in tutti i centri di potere italiani e dalle persone più colte, poiché dava dimostrazione di prestigio. Grazie quindi a queste opere letterarie, il fiorentino si fece spazio tra i dialetti esistenti nella penisola italiana come principale. Per fare la storia molto breve, possiamo dire che quindi a partire da questo fiorentino si è sviluppato l'italiano che parliamo ancora oggi. Diciamo che l'italiano ufficiale è un po' un dialetto che, passatemi il termine, ce l'ha fatta, ossia è riuscito ad elevarsi al di sopra di tutti i dialetti esistenti in quel periodo su tutta la penisola italiana, che era frantumata dal punto di vista linguistico e politico. Tuttavia l'italiano che parliamo oggigiorno in Italia non è uguale in ogni singola regione, o meglio, l'italiano che viene studiato, l'italiano che si scrive, l'italiano che si insegna a scuola è uno ed unico per tutta la penisola, ma poi nell'ambiente familiare, nell'ambiente locale si parlano i cosiddetti dialetti. Andiamo a spiegare un po' meglio che cos'è un dialetto. Il dialetto viene parlato in un'area molto più piccola e più circoscritta rispetto al territorio nel quale viene parlata una vera e propria lingua. In questo caso, per esempio, l'italiano viene parlato in tutta Italia, un dialetto come il fiorentino viene parlato soltanto nella città di Firenze o nelle sue vicinanze nella regione toscana. La lingua ufficiale quindi è quella che viene parlata in un'area molto più vasta rispetto al piccolo dialetto. Ma andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche che distinguono i dialetti dalle lingue. La lingua ha delle norme che la regolano, ha quindi una grammatica ben precisa e universalmente accettata, che è quella che viene insegnata in ambito scolastico. La lingua è anche quella che scriviamo e che utilizziamo in contesti sociali di prestigio, in ambienti di lavoro, oppure quando si trattano argomenti ufficiali, quando si va a interagire con persone estranee che non si conoscono o in ambienti di prestigio sociale. Con persone che non si conoscono, persone che provengono da altri luoghi d'Italia, si parla sempre in italiano standard, quindi utilizziamo la lingua comune a tutti quanti. La stessa lingua la utilizziamo quando trattiamo argomenti ufficiali che riguardano perciò l'intero territorio. Invece, per quanto riguarda il dialetto, quest'ultimo non ha una grammatica ben precisa, anzi all'interno di un macro dialetto, che può essere quello di un'intera regione italiana, per esempio regione toscana, dialetto toscano, all'interno del dialetto toscano si possono trovare tante piccole varianti di quello stesso dialetto parlate in contesti locali, e ovviamente non esiste una grammatica o un insieme di regole che definiscono ciascun dialetto. Inoltre non lo si usa quando si scrive e lo si usa soltanto in contesti locali familiari, ossia lo si usa con persone che provengono dallo stesso luogo e in famiglia o tra amici. Lo si evita definitivamente in qualsiasi tipo di contesto formale. La capacità di poter passare da una lingua standard ad un dialetto viene considerata, secondo alcuni, una vera e propria forma di bilinguismo. Ora vi potrete chiedere, ma il dialetto non è una lingua a sé, è una variante della lingua principale, quindi per esempio il dialetto toscano è una variante della lingua italiana.
Beh, sì e no. Alcuni dialetti italiani possono essere considerati quasi come delle lingue a parte, un po' perché hanno una scelta e una varietà lessicale enorme e soprattutto perché presentano suoni e accenti che possono essere davvero molto differenti dalla lingua principale, ma soprattutto molto differenti tra loro. Se mettiamo insieme un toscano che parla toscano molto stretto insieme ad un napoletano che parla napoletano molto stretto, potrebbero non capirsi, nonostante entrambi sappiano poi parlare l'italiano standard. Ovviamente tutti gli esempi che sto facendo riguardano persone che hanno ricevuto un'istruzione basica, che sono quindi andati a scuola e che quindi sanno benissimo riconoscere la differenza tra l'italiano standard e il dialetto che magari parlano a casa con mamma, babbo, figli, amici, eccetera. Ci sono poi quei casi, per esempio persone particolarmente anziane che sanno e conoscono soltanto il dialetto della città in cui hanno sempre vissuto, questo perché quando erano piccoli non avevano ricevuto un'istruzione scolastica basica. Ma effettivamente quanti sono i dialetti italiani? Mettersi a contarli uno per uno è praticamente impossibile, anche perché a volte dovremo considerare come due dialetti leggermente differenti quelli che si parlano tra un piccolo comune e l'altro all'interno delle varie regioni o delle varie città principali. Comunque sia, è possibile raggruppare tutti i dialetti della penisola in almeno 3 gruppi principali, ossia i dialetti settentrionali, i dialetti toscani e mediani e i dialetti meridionali e meridionali estremi. I dialetti settentrionali sono quelli parlati al nord del paese e si suddividono dai dialetti parlati invece al centro con una linea che possiamo chiamare linea La Spezia-Rimini, la prima città della Liguria e la seconda città dell'Emilia-Romagna. Questa linea immaginaria divide i dialetti del nord da quelli del centro. I dialetti del gruppo settentrionale si possono suddividere almeno in 2 gruppi principali, che sono i dialetti gallo-italici e i dialetti veneti. Quelli del primo gruppo sono per esempio il piemontese, lombardo, ligure, trentino e emiliano-romagnolo. Invece nel secondo gruppo ci sono i dialetti veneziano, veronese, vicentino-padovano e triestino. Tutti questi nomi derivano dalle città principali nei quali vengono parlati. Il secondo gruppo di dialetti italiani, ossia il gruppo dei dialetti toscani o mediani, si divide anche questo in 2 gruppi principali, ossia i dialetti toscani e i dialetti mediani centrali. Per quanto riguarda il primo gruppo ci sono compresi i dialetti del fiorentino, del senese e il dialetto pisano-lucchese-pistoiese. Invece nel secondo gruppo abbiamo dialetti come il romanesco, viterbese e umbro-marchigiano. Infine l'ultimo gruppo comprende i dialetti meridionali e meridionali estremi. Nel primo caso individuiamo dialetti come abruzzesi e marchigiani, molisani, pugliesi, campani e lucani. Invece nel secondo caso individuiamo dialetti come siciliano, calabrese e salentino. Da considerarsi invece come un quarto gruppo a parte ed a sé stante è il sardo, che più che un dialetto è una vera e propria lingua mantenutasi così grazie alla distanza della Sardegna rispetto alla penisola e al suo isolamento, e per questo considerato molto più simile al latino nella struttura della lingua stessa. A primo impatto tutti i dialetti italiani si possono distinguere su 2 livelli ben precisi. Il primo è quello della pronuncia, infatti ascoltando dialetti che provengono da regioni diverse si capisce benissimo quanto la pronuncia sia differente e in secondo luogo quante differenze ci siano a livello lessicale. In realtà il dialetto ha una grandissima e importantissima influenza sull'italiano, quindi sulla lingua principale. È vero che quando si parla in dialetto stretto ci si può non capire tra di noi, ma anche quando si parla l'italiano standard e basico ci sono delle piccole differenze di pronuncia che contraddistinguono un italiano che per esempio vive a Napoli da un italiano che vive a Milano. In questo senso le differenze di accenti e le differenze di pronuncia delle varie parole
tra un dialetto e l'altro influiscono proprio sul modo di parlare degli italiani. Si dice perciò che con il nostro italiano si sveli sempre la nostra città di origine. Se volete più o meno farvi un'idea di quelli che sono i diversi dialetti toscani, delle loro pronunce, delle loro particolarità, vi consiglio assolutamente di andare a vedere un famosissimo video di Enrico Brignano, che è un comico, attore, regista italiano molto famoso e che vi lascerò nel link qua in descrizione. Lui in maniera molto comica e divertente fa una carrellata partendo dal nord e scendendo fino a sud. Oltre a essere un video appunto molto comico e divertente, vi fa proprio capire la differenza tra nord, centro e sud Italia. Dopo averlo visto, se vi fa piacere potete venire qua e lasciarmi un commento o farmi sapere se vi è piaciuto e che cosa ne pensate, e potete anche farmi sapere qual è il dialetto che vi piace di più, quale pensate sia più difficile da capire e quale invece più semplice. Sarei molto curiosa di sentire le vostre opinioni. Vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao! Allora ce la facciamo oggi!